Kill Bok-soon, un film action degno di essere definito il John Wick coreano. Qui parla IRD e bentornati sul mio canale. Ciao ragazzi, in questo video vorrei parlare di un film coreano realizzato per la piattaforma Netflix da Byung-Sun Yoon. Un film a mio dire notevole, di cui si è parlato in qualche articolo, nel sottobosco, però diciamo non è proprio uscito. Insomma, diciamo che l'effetto Squid Game, non siamo più vivi, non vale per tutti i prodotti coreani. Il film parla di questa Gil Bok-soon interpretata da Chon Do-yeon, che sarebbe la ragazza col tatuaggio di Nido di Vipere, ma anche la ragazzina di The Housemaid, il remake del 2010. Attrice spesso per me riconoscibile, forse per via del fatto che ha recitato in ruoli molto diversi tra loro. Quindi questa Gil Bok-soon, mentre di facciata conduce una vita tranquillissima, in realtà esercita il ruolo di sicaria. E quindi la vediamo mentre esegue le uccisioni, magari poco prima parla al telefono con la figlia, chiede: hai mangiato? Come è andata la scuola? La scena d'apertura del film fa ammazzare da ridere, anche perché ci dà un'idea precisa dell'atmosfera del film. Lei praticamente deve uccidere questo killer samurai, su commissione ovviamente, quindi lei lo porta in questo luogo dove deve non solo ucciderlo, ma deve anche inscenare la sua morte in modo che non appaia come un omicidio su commissione. Però siccome vuole uno scontro leale contro l'avversario, che anch'esso è un sicario, gli offre quindi di scontrarsi lealmente, dando anche a questo killer samurai la propria spada. E lei invece vorrebbe combattere con un'ascia comprata al supermercato. Lei però ha questa capacità, che non è un superpotere ma è semplicemente una sua abilità, praticamente di fare una previsione sullo scontro. E lei si rende conto che lo scontro non andrà a suo favore e quindi cambia idea e lo ammazza con la pistola. Bok-soon ha questa figlia adolescente che lei cresce da sola e lei praticamente ha paura che la figlia ha ereditato il suo, diciamo, istinto omicida, perché infatti a scuola c'era questo cazzone che la minacciava con delle foto che aveva scattato di nascosto di lei e questa sua amica con cui ha una relazione omosessuale. E durante una lite la figlia adolescente taglia la gola a questo qui che la minacciava con le foto. Quindi Bok-soon è preoccupata che la figlia stia ereditando questo istinto omicida. Bok-soon esercita il ruolo di sicario attraverso una compagnia chiamata NK, il cui presidente è anche il presidente di questo comitato praticamente nazionale di tutti i sicari, proprio alla John Wick, per cui esistono delle regole precise che non vanno mai violate, tra cui ad esempio non uccidere i minorenni, uccidere solo su autorizzazione delle varie compagnie e portare sempre a termine le varie commissioni, cioè gli omicidi. Il presidente è interpretato da Sol Kyung-gu, che sarebbe quello di Peppermint Candy o anche Voice of a Murderer. Tra il presidente e Bok-soon esiste una sorta di legame, poiché lui la salvò quando lei era una ragazzina dalle grinfie di suo padre mentre eseguiva un omicidio su commissione, e proprio lui scoprì l'istinto omicida di Bok-soon, rendendola quindi quella che è oggi. Infatti Bok-soon è una sorta di celebrità tra i sicari, poiché è bravissima. A Bok-soon le viene assegnata questa recluta che ha il potenziale di diventare brava come lei, e le viene dato un omicidio da eseguire. E la giovane recluta si dovrà occupare di tutte le opzioni secondarie, quali la ripulitura, la messa in scena dell'omicidio, in modo tale che non sembri un omicidio. Bok-soon insomma dovrebbe uccidere un ragazzino, ma non minorenne, e dovrebbe far passare la cosa come suicidio. Quando la recluta mostra a Bok-soon la lettera del suicidio, perché l'omicidio verrà fatto passare come suicidio, lei inizialmente dice: no, io non voglio sapere nulla perché così posso fare meglio il mio lavoro.
Però quando vede una foto si ricorda di una notizia al telegiornale che lei aveva visto con sua figlia, in cui praticamente si diceva che un senatore aveva favorito l'ingresso del figlio in una facoltà di musica in maniera fraudolenta. E c'era stata una discussione tra lei e la figlia dove lei diceva vabbè, ma per quanto sia sbagliato qualunque genitore lo farebbe per i propri figli, e invece la figlia non era d'accordo perché diceva è sbagliato e inoltre qualcun altro avrà perso quel posto. Lei allora legge la finta lettera del suicidio e in questa c'è scritto praticamente che il ragazzo dice mio padre non c'entra niente, è innocente. E quindi lei capisce che è stato il padre a commissionare l'omicidio del figlio per coprire lo scandalo. Questa cosa la colpisce e decide di non portare a termine l'omicidio, però violando quindi la regola. Allora chiama il presidente e dice l'omicidio è fallito. Il presidente non ci crede, anche perché la conosce molto bene, e capisce che lei non lo vuole uccidere il ragazzo perché trova troppo spietato che quest'uomo uccida il proprio figlio per coprire lo scandalo. Allora il presidente, che ha questo legame con Bok-soon, sfrutta questa situazione per farle rinnovare il contratto. Infatti lei non voleva rinnovare il contratto, poiché voleva dedicarsi solo alla figlia. Solo che a questo punto succede una cosa. La sorella del presidente, che odia Bok-soon e che inoltre ha una sorta di sentimento controverso nei confronti del fratello, il presidente, sfrutta la situazione per sbarazzarsi di Bok-soon. Lei quindi, la sorella del presidente, tenta di uccidere Bok-soon sguinzagliandole altri sicari, creando quindi un effetto a catena, anche perché la giovane recluta di Bok-soon è in pericolo anche lei, e tra lei e Bok-soon è nato un legame che porterà quindi a una frattura totale tra Bok-soon e la compagnia del presidente. E insomma, preferisco non dirvi altro, se non l'avete visto recuperatevelo subito. Questo film ha molte cose in comune con John Wick, non solo a livello di trama, anche a livello di atmosfere. Inoltre c'è anche un'evidentissima citazione a John Wick. Però non solo ricorda John Wick, in alcune cose ricorda anche Kill Bill, non solo per via del titolo Kill Bok-soon, che ricorda Kill Bill, oltretutto Kill Bok-soon praticamente è un gioco di suoni con il nome di lei si chiama Gil Bok-soon, quindi Gil Bok-soon, Kill Bok-soon. Dicevo, in alcune cose ricorda Kill Bill, ad esempio il discorso degli assassini che per quanto possano condurre una vita normale, alla fine sono sempre dei killer e che quindi nelle situazioni difficili agiscono come dei killer. Lei ad esempio ha una sorta di relazione non sentimentale, ma comunque ci va a letto con questo altro sicario che però è di serie B. Lei con questo sicario parla della sua vita, parla dei problemi che ha con la figlia, quindi ha delle discussioni normali. Però non appena si presenta l'occasione, insomma, agisce da killer, perché è questo quello che sono. Ma non solo, c'è anche una scena verso la fine che ricorda molto Kill Bill. Una cosa molto funzionale del film, secondo me, sono i movimenti di macchina nelle scene d'azione, in particolare durante le risse. Ad esempio la scena nel locale, che secondo me è la parte migliore del film, o anche quella ambientata a Vladivostok, anche se l'ambientazione è un po' raffazzonata, si vede che non è un film uscito per il cinema, ma bensì direttamente per la piattaforma in streaming online. Un altro aspetto molto riuscito di questo film è la figura del presidente Cha. Lui infatti è presidente di questo comitato dei sicari e si capisce che ha un atteggiamento molto possessivo. Lui praticamente si è inventato le regole di questo comitato e a suo piacimento le aggiunge. Inoltre ogni volta che Bok-soon, che è un'abilissima assassina, la migliore praticamente, pensa soltanto di voler uccidere il presidente, le sue previsioni la vedono sempre come sconfitta, quindi capiamo che questo presidente Cha è addirittura più abile di lei, e questo è un aspetto vincente soprattutto per la parte finale. Comunque sia, questo era tutto quello che volevo dire su Kill Bok-soon. Come ho detto, del film se ne è parlato poco, sì, in alcuni articoli ne ha parlato qualcuno, un po' come è successo con The Glory e Sweet Home.
però è rimasto sempre lì, diciamo, nella nicchia. Spero che questo video porti qualche visualizzazione in più al film. Con questo IRD vi saluta e ci vediamo al prossimo video.